Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale e mi raccomando lasciami un bel like e un bel hype in modo tale che il canale possa crescere sempre di più. Lasciami anche un commento, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato e sei passata. Andiamo a sfogliare insieme Burda Easy, il terzo numero del 2025. I modelli che abbiamo: il primo modello è questo top allacciato sulla nuca che è il numero 1C, rimane aderente, incrociato sul davanti e poi va diciamo a cadere nel bacino e chiaramente è stato realizzato con un tessuto elasticizzato e si annoda dalla nuca. È veramente molto bello questo modello, molto molto chic, anche se anche d'inverno, se vai a ballare oppure se vai a qualche festa, indossato così con i pantaloni è veramente molto chic, elegante, ma allo stesso tempo neanche esagerato. Qui abbiamo un altro modello ed è un modello che, come puoi vedere, rimane corto. Questo chiaramente sempre adatto magari per una nipote, per una figlia che va in discoteca, oppure per l'estate, te lo puoi conservare per l'estate ed è veramente molto bellino. Come puoi vedere rimane proprio corto ed è il nastro che si gira in vita, che puoi fare un fiocco oppure un nodo come in questo caso, che lo tiene fermo. Il colpino anche in questo caso è incrociato e si chiude dalla nuca. Qui abbiamo un altro modello che è molto simile al primo, l'1A, top con fusciacca. In questo caso la fusciacca praticamente più lunga rispetto a quella precedente e si può annodare. Infatti in questo caso lo puoi indossare anche con dei pantaloni a vita alta. Ovviamente anche in questo caso devi utilizzare dei tessuti elasticizzati e incrociate anche questo sul davanti ed è veramente molto carino anche questo. Qui invece abbiamo i pantaloni cargo che a me non piacciono, però i pantaloni come linea mi piacciono molto. Puoi anche non realizzare la tasca che trovi al lato ed è il 2B, pantaloni cargo alla caviglia. In questo caso è stato realizzato in denim stretch, lunghezza 7 ottavi, con tasche regolari applicate e chiusura laterale con zip e pence sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. Qui abbiamo un altro modello, cioè è lo stesso di prima, solo che hanno i cinturini, è caratterizzato da cinturini alla caviglia. Te li faccio vedere nel dettaglio. Allora, a me non piacciono particolarmente questo modello perché a me starebbe veramente malissimo, è il 2C ed è caratterizzato appunto, come ti ho fatto vedere, da questi cinturini, quindi rimane sempre molto sportivo, questo ancora di più rispetto all'altro, e sempre con le tasche laterali. Mentre qui abbiamo il 2A, sempre gli stessi pantaloni, però come puoi vedere questi hanno la baschina. Quindi hanno questa baschina che puoi vedere in vita. Rimangono belli larghi come quelli precedenti e rimangono anche abbastanza lunghi e sono stati realizzati in lana. Sono leggermente un po' più difficilotti rispetto a quelli precedenti. Qua abbiamo un vestito che io vedo che è un vestito, diciamo, più che altro estivo, non è ancora da indossare in inverno, però vabbè, comunque uscirà un altro numero, sempre di Burda Easy, avremo sicuramente degli abiti più invernali, anche perché in questo caso è stato indossato una moda molto anni 90, devo dire, con la maglia sotto, quindi con una maglietta sotto aderente. Puoi sfruttare anche questo tipo di abiti anche in questo periodo, soprattutto se abiti tra l'altro al sud che c'è ancora caldissimo. I tessuti che sono stati utilizzati è l'ecoviscosa. Comunque ti consiglio di utilizzare dei tessuti molto morbidi e vaporosi e come puoi vedere ha un bello spacco laterale. Qui abbiamo sempre lo stesso modello ma il 3B,
slip dress con inserti in pizzo. Quindi come puoi vedere nella parte del davanti ha questi inserti con il pizzo, poi è stato realizzato in un velluto grigio, quindi ha il velluto e il pizzo. Anche questo è ideale per magari una serata con le amiche, magari un locale ben riscaldato. Questo lo possiamo indossare anche in inverno, e ovviamente per determinate occasioni, ovviamente. E lo puoi fare anche più corto volendo, o tenerlo così lungo. Ed eccolo più corto, il 3C. Il 3C è il slip dress mini, versione corta sopra il ginocchio, ma non meno fashion, assolutamente d'accordo. Come puoi vedere qua ha le spalline, nelle spalline ha dei volant, quindi come puoi vedere bastano dei piccoli cambiamenti per far sì che un abito, che è lo stesso poi alla fine, perché il modello è poi quello, possa sembrare completamente diverso. Poi guarda che carino con la maglia sotto, io lo ritengo veramente molto carino, anche più lungo volendo, oppure così corto, indossato con gli stivali è veramente molto molto carino. Qui invece abbiamo un modello con la fascia, che io ti ho fatto dei tutorial per farti vedere come realizzarlo, anche se è leggermente diverso, perché questo, vediamolo nel dettaglio, come puoi vedere ha un elastico che lo tiene dietro, quindi è veramente facilissimo da fare, proprio per le principianti, adattissimo. Qui c'è tutta la spiegazione di come si realizza. Fammi sapere nei commenti se vuoi che te lo realizzi con un tutorial, ma mi sembra abbastanza facile, però fammelo sapere. Qui abbiamo invece una serie di camicie oversize, come puoi vedere. Adesso si usa questa moda oversize che io sinceramente a me non piace, non mi sta bene, però piace alle giovanissime, ed è il 4A, camicia oversize realizzato in 3 stoffe diverse. Ovviamente questo è quello che ci può trovare in burda, ma noi possiamo realizzarlo anche dello stesso tessuto, ovviamente. Questi sono degli esempi e delle, diciamo, delle idee che ci dà burda. È caratterizzata da queste tasche nella parte del davanti, poi chiaramente come una camicia è tagliata nella parte del davanti con i bottoni, che sono sostituiti però in questo caso dagli automatici, quindi non serve fare gli occhielli, perché chiaramente burda easy, dal nome easy, facile, chiaramente cerca di proporci delle soluzioni facilissime, anche molto veloci, anche per noi che sappiamo cucire, molto veloci per realizzare in poco tempo. In questo caso è stata utilizzata la flanella. Abbiamo il giubbotto di velluto. Giubbotto di velluto è il numero 4B, è jaune ma non troppo, richiama quelli di jeans, ma è realizzato in velluto a coste, di una tonalità che è favolosa, un rosa che si avvicina molto al rosa antico, sì, un rosa violetto antico. Dettaglio interessante sono i listini inseriti nei fianchi per regolare l'ampiezza dell'orlo, quindi qua i listini nei fianchi. Non è facilissimo da realizzare anche questo, non è proprio per super principianti. Qui abbiamo la giacca corta e squadrata in denim con maniche ampie, tasche applicate ed arricchita da grande colletto, come puoi vedere, e dai polsini in tessuto di sherry, tessuto che può essere realizzato un tessuto come cosa ti posso dire? Pelliccia, ecco. E lo possiamo vedere anche qui nel dettaglio, vedi? Veramente molto molto carino. Rimane anche questo oversize. Invece abbiamo la gonna, una gonna che rimane molto molto facile da realizzare ed è la numero 5A, gonna al ginocchio, è stata realizzata in leggera viscosa e 2 cuciture sui fianchi, elastico in vita, finito, cioè non devi fare altro, quindi ti puoi veramente sbizzarrire. Ed è molto carina perché rimane anche un po' svasata. Questa mi piacerebbe tanto farla, magari ti faccio il tutorial se ti piacerebbe che lo facessi, anche tutorial di cucito sartoriale, perché mi sto concentrando molto su cucito creativo, che è comunque più facile per le principianti. Questa è facilissima proprio da realizzare ed è anche molto carina indossata con, secondo il mio parere, con gli stivali in inverno. È stato realizzato in ecoviscosa.
Qui abbiamo un'altra gonna, una minigonna tennis, è la 5B, che è stupenda, è bellissima. Avessi avuto 10 anni in meno, me la sarei fatta, ma non lo so se mi potrebbe stare bene. Forse fatta più lunga, ecco, realizzata più lunga magari me la potrei anche permettere con gli stivali, perché è veramente bellissima, immaginatele con le calze pesanti in inverno, magari nelle giornate che non sono tanto fredde, è veramente carinissima. Ovviamente è stata realizzata in denim, come puoi vedere. E mi raccomando, realizzalo in un denim sticizzato perché chiaramente ti starà meglio, ecco, accompagnerà meglio le forme del corpo. Altro modello di gonna è la gonna simmetrica, la 5C, rimane al ginocchio o midi. Allora, in pratica è, non avendo un orlo dritto ma asimmetrico, diciamo che parte dal ginocchio e arriva, insomma, vabbè. Comunque è caratterizzata da una baschina, una baschina sia nel davanti che nel dietro, questa è la diversità rispetto alle altre gonne. A me piace molto il fatto che abbia questa sorta di baschina, sempre con l'elastico in vita, quindi facilissima, però io la farei dritta, sinceramente, è anche abbastanza lunga, almeno fino a qui la farei per me, penso a me, e con gli stivali ci sta veramente benissimo. Ti faccio vedere la panoramica dei modelli che abbiamo visto, poi tutte le spiegazioni, perché all'interno troviamo tutte le spiegazioni illustrate step by step. Quindi ecco perché ti consiglio sempre di comprare Burda Easy, perché sono come una scuola di cucito. Quindi se non hai, ancora di più se non hai frequentato delle scuole di sartoria, ti consiglio altamente di comprarlo sempre, tutti i numeri, perché magari un capo non ti piace, un capo non lo vorresti realizzare questo mese, questa volta, ok, però ce l'hai per un prossimo, per una persona magari che te lo chiede, per la figlia, per la nipote, per te in un altro periodo, diciamo, dell'anno. Quindi io consiglio sempre, comprate Burda Easy, sempre. Ecco qua, guarda che meraviglia. Tutto spiegato e qua sono le taglie Burda che devi sempre controllare, mi raccomando, per essere sicuro o sicura, a seconda di chi sta cucendo, anche i maschietti cuciono nel mio canale, quindi sicuro che la taglia sia quella giusta. Abbiamo sfogliato Burda Easy, il numero 3 del 2025, fammi sapere se lo comprerai, se l'hai già comprato, so che alcuni di voi l'hanno già acquistato, quindi mi avete preceduta, però so che guardate comunque sempre i miei video anche se l'avete già comprato, perché poi ci facciamo anche compagnia, magari tu tieni il Burda Easy, lo commentiamo un po' assieme, poi mi lasci i commentini, io comunque rispondo sempre a tutti. Comunque, io ti mando un grandissimo bacio, iscriviti al canale, like, hype, commentino, condividi il video, è tutto gratis. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!